vestito pentenato da parietto un angiolino, ma perché te porta cannicciato sotto caro Burtulì. Una parte del vino l'esperienza che abbiamo acquisito negli anni, e abbiamo praticamente capito che il 10% del mosto deve passare in botti di legno e non viene né filtrato né praticamente non subisce trattamenti. Praticamente entra il mosto completo e rimane sui lieviti per 6 mesi. E poi dopodiché facciamo la cuvée con la vasca d'acciaio. Allora, noi proveniamo già da una famiglia, dal papà che è sempre stato viticoltore, è un piccolo vigneron a Monticelli Brusati. Però, praticamente lui negli anni ci ha trasmesso questa passione e noi abbiamo colto questa passione, ci siamo accorti che avevamo veramente una passione per la vigna e quindi ci siamo buttati a capofitto in questa esperienza nel 1984-85. Noi non c'è nulla di strano. Una buona attenzione sulla vigna, il vino si fa da solo, basta che si rispettino quello che è l'etica della natura. Cioè, il vino è una cosa fantastica, bello per quello, quando meno te l'aspetti hai anche dei prodotti che anche te stesso sei meravigliato. Questo succede perché tu sei rispettoso nei confronti della vigna, in cui non fai trattamenti di diserbo, diventa più massacrante, sì è vero, però hai tutte altre soddisfazioni. Tramedi con rame, solo zolfo, per cui non pensando minimamente di alterare quello che è la natura. Non aggiungete praticamente niente, tutto No, endogeno, diciamo. è tutto, per quanto riguarda, scusate la parola, naturale, è tutto fatto in maniera molto naturale. Perché scusate la parola? Perché il naturale oggi c'è un marasma, non si sa più come fare a parlare di questa parola di naturale, perché tra l'altro è stata, secondo il mio punto di vista, negli anni passati un po' sfruttata, proponendo sul mercato dei vini che hanno anche, tra virgolette, terrorizzato il gusto dei consumatori. E praticamente dopo aver imbottigliato e messo in stoccaggio le bottiglie, questi lieviti che vedete che si muovono fanno parte sì di una lisi che vengono praticamente, queste bottiglie rimangono dai 5 ai 7, 8, 10 anni sui lieviti e questo fa sì che il vino prenda delle qualità e delle note molto caratteristiche di un metodo classico. È ovvio che io posso fare un monito, ma non solo nella Franciacorta, ma su tutto il settore vino. Il vino è caduto in mano all'industria. L'industria non fa più il vino legato al territorio, non fa più un vino legato per quanto riguarda alla vocazione territoriale, ma si pensa che la vigna sia un pezzo di pianura dove si devono abbattere i costi, dove invece è totalmente diverso perché la pianura non fa vino buono, però si pensa a costruire un vino in cantina con un pensiero di gusto, di mercato, e questo è l'errore più sbagliato per fare vino. Puntualizzavo che l'errore che purtroppo il prodotto vino che viene dall'uva non può essere lucro, può essere che rende bene, ma nel rispetto. Qui la pratica, cioè diciamo, tanta gente pensa che vendere la bottiglia si guadagni dei soldi, si faccia storia, ma non è quello. Purtroppo è proprio così, il vino ha bisogno di si sta bene, non è detto che non si vuole, però ci vuole il rispetto, mentre l'industria non fa questi, fa solo calcoli di tot bottiglie, tot prezzo. C'è stato un monopolio per cui è normale, si assorbe un sacco, l'hanno pensato come business, 2 o 3 aziende hanno pensato come business, è normale che chi è piccolo ne soffre. No, Per concetto. Però senza quelle aziende non ci sarebbe la Hai capito? No. Io dico con un rispetto che loro potevano fare dei grandi vini, hanno potenziale
con meno bottiglie potevano essere. Il problema non sta nel fatto delle grosse o piccole aziende. Il problema è che ogni azienda deve cercare di essere se stessa. Cioè è inutile che un'azienda piccola di entità piccole delle 20, 30, 50, 100.000 bottiglie pensi di fare o di unificare un prodotto uguale per tutti. Il problema è che ognuno deve fare il suo prodotto per il proprio territorio. Questo ce l'hanno insegnato i francesi. Quando tu vai in Francia bevi uno champagne di AI, di Ambonnet, di Avis, con la classificazione dei paesi e delle zone, che è importante la zonazione di un prodotto, di una zona, cioè creare delle sottozone all'interno di una zona dove per il cliente consumatore si fa la differenza e può valutare le differenze, ma non buono o meno buono, valutare proprio le differenze di terroir. Questo è amore e passione. Ma può succedere che appunto le grandi aziende tendano a ostacolare la zonazione? Cioè, Questo nel è senso chiaro, perché non... questo è chiaro, è ovvio che diciamo, si fa la cupola fra le 2 o 3 o 4 aziende blasonate per creare solo ed esclusivamente un gusto unico, ed è stato quello che io ho fatto scattare la molla, d'accordo con mio fratello, di uscire da una DOCG, per in quanto si cercava di fare un tipo di prodotto per tutta la zona, e questo è stato, penso che sia un danno notevole per la zona. In Champagne, tanto per dire una zona, il problema è che quando c'è una problematica importante sul territorio viene diciamo, affrontata tutti insieme e fanno tutti gruppo, mentre qui in Italia ognuno va per la sua strada, compromettendo, è ovvio, la zona e tutto l'interesse di molte persone, piccole e grandi. Ma io vorrei dire che non voglio fare ancora polemiche, perché diciamo, il problema della gestione di queste cose dovrebbero essere i consorzi. I consorzi dovrebbero essere un filtro fra le grandi aziende, oppure un cuscinetto, fra le grandi aziende, le piccole e i piccoli produttori. Fare sì di creare un equilibrio dove c'è un controllo, ma non parola controllo, andare e fare multe o creare dei problemi ai viticoltori, ma sensibilizzare i piccoli produttori, facendo capire il sistema di produzione che è dei grandi produttori, e cercando di creare quell'equilibrio di poter gestire tutta la zona in questa maniera. Ma poi senti il sole, cazzo. A parte lascia stare che non è un sole di stagione, ma è un sole, guarda che roba. E poi anche quello lì che siamo leggermente più bassi, però fai delle robe da capogiro. Ma limo, cioè praticamente cosa... Diciamo che è argilo, calcareo, limoso. C'è una parte di limo, che questo fa sì di fare dei vini molto interessanti, molto minerali e molto fini, tipo lo Jura. Ah, quindi sarebbe meglio per lo Chardonnay teoricamente, no? Qua no? Difatti qui faccio lo Chardonnay della Vice, che tu non hai ancora assaggiato perché ne ho poche bottiglie, ma te la farò. Ma per spumante, no? No, fermo. Ah sì? Qui faccio i vini fermi anche. Ah. Sì, c'ho della roba da capogiro.